Lezione 1. Distrazioni da casa. Ultimamente ho un po' nostalgia di casa e sto cercando dei modi per distrarmi. Sembra difficile, ma penso che trovare attività piacevoli possa aiutarti a migliorare il tuo umore. Esatto. Stavo pensando di iniziare un nuovo hobby, magari qualcosa di creativo. Sembra divertente. Dare sfogo alla creatività può essere un modo meraviglioso per esprimere se stessi. Hai mai provato a dipingere o disegnare? Sì, lo trovo rilassante e mi permette di rifugiarmi per un po' nella mia immaginazione. Mi piacerebbe molto provarci. Potrebbe aiutarmi a non sentire più la nostalgia di casa. Certamente. Inoltre, è gratificante vedere i propri progressi nel tempo. Di quali materiali ho bisogno per iniziare? Lezione 2. Idee per il giardinaggio. Stavo pensando di realizzare un orto sul mio balcone per renderlo più invitante. Ottima idea! Un giardino sul balcone può aggiungere vita e colore al tuo spazio. Quali tipi di piante pensi che prospererebbero in un piccolo balcone? Le erbe aromatiche sono una scelta fantastica, sono facili da curare e utili in cucina. Mi piace tantissimo questa idea. Le erbe fresche renderebbero sicuramente più gustose le mie avventure culinarie. Inoltre, i fiori possono rallegrare l'ambiente e attrarre gli impollinatori, il che è meraviglioso. Vero. Ho visto delle bellissime piante fiorite che starebbero benissimo in vaso. Esatto! Assicuratevi solo che ricevano abbastanza luce solare e che siano annaffiate regolarmente. Lo terrò sicuramente a mente. Hai qualche fiore specifico da consigliarmi? Lezione 3. Responsabilità della comunità. Ritengo che, in quanto concittadini, non dobbiamo sprecare il prezioso dono di questo tempo. Assolutamente! Ogni momento è prezioso e dovremmo usarlo saggiamente per la nostra comunità. Secondo te, qual è il modo migliore per contribuire positivamente alla nostra società? Impegnarsi nel volontariato è un modo fantastico per restituire qualcosa e aiutare chi è nel bisogno. Sono d'accordo. Non solo è un vantaggio per gli altri, ma può anche essere gratificante per noi stessi. Esatto! Inoltre, crea un senso di unità e connessione tra le persone. Hai partecipato di recente a qualche evento della comunità? Sì, ho aderito a un'iniziativa di pulizia locale e mi ha fatto piacere fare la differenza. Sembra fantastico. Come ti sei sentito dopo aver dedicato il tuo tempo e i tuoi sforzi? Lezione 4. Piani di viaggio. Ho sognato la mia prossima vacanza e sembra entusiasmante. Fantastico! Quale isola stai pensando di visitare per la tua fuga? Sono propenso ad andare in una bellissima isola dei Caraibi, nota per le sue spiagge meravigliose. Sembra fantastico! Le acque cristalline e la sabbia bianca devono essere davvero invitanti. Esatto. Mi immagino già mentre mi rilasso sotto il sole e mi godo il panorama. Hai programmato delle attività per il tuo viaggio o semplicemente ti stai rilassando in spiaggia? Mi piacerebbe provare qualche sport acquatico, come lo snorkeling o il kayak, per esplorare la vita marina. È un'idea fantastica! Vivere il mondo sottomarino può essere davvero esaltante.
Certo. Hai qualche isola preferita tra quelle che hai visitato e che consiglieresti? Lezione 5. Incontro con gli elefanti. L'altro giorno ero allo zoo e ho visto un elefante che ha attirato la mia attenzione. Davvero? Cosa è successo quando l'hai visto? Ci guardò, poi alzò la proboscide e fece un rumore forte che ci fece sobbalzare. Deve essere stata una bella sorpresa. Gli elefanti hanno voci così potenti. Sì, è stato sorprendente sentirlo. Non sapevo che potessero essere così espliciti. Comunicano in modi affascinanti, non è vero? Come ti sei sentito in quel momento? Provai un misto di eccitazione e un po' di paura, ma soprattutto stupore per le sue dimensioni. Immagino. Essere così vicino a una creatura così maestosa deve essere stato memorabile. Lo è stato sicuramente. Ricorderò quel momento per molto tempo. Lezione 6. Trovare la cuccia perfetta per il tuo animale domestico. Ciao. Sto cercando una nuova cuccia per il mio cane, ma mi sento sopraffatto dalla vasta scelta disponibile. Oh, capisco perfettamente. Che tipo di cuccia speri di trovare? È per un cane di piccola taglia o di taglia grande? Il mio cane è un Golden Retriever di taglia media, quindi ho bisogno di qualcosa che gli offra abbastanza spazio e comfort per rannicchiarsi. Sembra fantastico. Hai pensato ai materiali? Alcuni letti sono realizzati in memory foam, che può essere davvero comodo per gli animali domestici. Sì, ho sentito parlare del Memory Foam. Sembra un'ottima soluzione, soprattutto per le sue articolazioni. E le fodere lavabili? Assolutamente indispensabile. Cercate letti con fodere sfoderabili e lavabili in lavatrice. La pulizia sarà molto più semplice. Ottima osservazione. Voglio anche assicurarmi che si adatti bene al mio soggiorno senza sembrare fuori luogo. Qualche consiglio di stile? Certo, potresti scegliere un letto che si abbini all'arredamento attuale, magari in colori neutri o con fantasie divertenti che si adattino al tuo spazio. Ottima idea. Vorrei anche un letto resistente, visto che quando si annoia tende a masticare le cose. Lezione 7. Neutralità nel conflitto. Di recente ho letto di come Medici Senza Frontiere interviene nelle zone colpite da calamità, mantenendo la neutralità nei conflitti. È affascinante. È impressionante come si concentrino esclusivamente sulla fornitura di assistenza medica, indipendentemente dalla situazione politica. Esatto. Sottolineano davvero che la loro missione è aiutare chi è nel bisogno, senza schierarsi. Come pensi che ci riescano? Immagino che sia necessaria una pianificazione e una formazione molto attente da parte del personale per rimanere imparziali in ambienti così caldi. Deve essere una sfida destreggiarsi tra le complessità delle diverse culture e delle tensioni politiche mentre forniscono aiuti. Assolutamente. Devono avere protocolli rigorosi per garantire che ogni azione sia in linea con i loro principi umanitari. E non si tratta solo di assistenza medica, devono anche considerare la sicurezza della loro squadra, giusto? Sì, la sicurezza è fondamentale. Spesso devono prendere decisioni difficili su quando entrare o uscire da una zona di conflitto, in base alla situazione. È incredibile come il loro impegno per la neutralità possa a volte metterli in pericolo. Rischiano così tanto per gli altri. Lezione 8. Musica marittima.
Ho sentito dire che le persone nelle province marittime hanno uno stile musicale unico che riflette la loro cultura. Sì, è davvero interessante. La musica spesso incorpora elementi di tradizioni popolari e narrazioni, non credi? Assolutamente. Adoro il modo in cui la musica riesce a trasmettere storie ed emozioni della comunità locale. Hai mai ascoltato qualche banda marinara? Sì, certo. Alcuni di loro fondono strumenti tradizionali con suoni moderni, creando un mix vibrante e davvero accattivante. Sembra fantastico. Mi chiedo come l'ambiente influenzi il loro stile musicale. Il mare e lo stile di vita basato sulla pesca e sulla vela svolgono un ruolo fondamentale, ispirando molte canzoni sulla vita in acqua. Deve evocare un forte senso di nostalgia per coloro che sono cresciuti lungo quelle coste. Assolutamente sì! Si può percepire la passione e l'orgoglio nelle loro voci mentre cantano delle loro origini. Mi piacerebbe molto partecipare un giorno a un festival di musica marittima. Sembra un'esperienza davvero divertente. Lezione 9. Scarpe comode. Sono alla ricerca del paio di scarpe perfetto che sia allo stesso tempo comodo ed elegante da indossare tutti i giorni. Ottimo obiettivo! La comodità è essenziale, soprattutto se si sta in piedi a lungo. Quali modelli hai in mente? Sto valutando l'idea di indossare delle scarpe da ginnastica o magari dei mocassini casual, ma voglio assicurarmi che offrano un buon supporto. Le sneakers sono una scelta azzeccata. Cercane una con ammortizzazione e supporto plantare. I tuoi piedi ti ringrazieranno dopo una lunga giornata. Giusto. Voglio anche qualcosa di versatile che possa indossare con diversi outfit. Assolutamente sì! I colori neutri come il nero o il grigio possono abbinarsi a vari stili, diventando un'aggiunta pratica al tuo guardaroba. Ho sentito parlare anche di scarpe realizzate con materiali traspiranti. Pensi che valga la pena prenderle in considerazione? Certamente! I materiali traspiranti possono aiutare a mantenere i piedi freschi e asciutti, il che è particolarmente importante quando fa caldo. Capisco che questo farebbe una grande differenza. E per quanto riguarda la fascia di prezzo? Dovrei investire un po' di più per la qualità. Lezione 10. Regalo di Capodanno. Sono davvero felice che a mio padre sia piaciuto il regalo di Capodanno. È stato meraviglioso vedere la sua reazione. Fantastico! Cosa gli hai regalato alla fine? Ho scelto una cornice personalizzata con una foto di noi scattata durante il viaggio in famiglia dell'estate scorsa. Sembra un regalo davvero premuroso. I dettagli personali rendono sempre i regali più speciali, non credi? Assolutamente. Volevo che avesse qualcosa di significativo da custodire con cura per gli anni a venire. Deve avergli riportato alla mente ricordi bellissimi. Ha raccontato qualche aneddoto su quel viaggio? Sì, ha ricordato le nostre avventure tra escursioni e l'esplorazione di nuovi posti, lo ha fatto davvero sorridere. Che bello! Sono momenti come questi che creano legami duraturi tra i membri della famiglia. Esatto. Credo che i regali fatti col cuore abbiano più valore di qualsiasi cosa materiale. Lezione 11. Collegare norme e valori. È interessante come le norme e i valori americani possano essere collegati in modo così efficace allo sport per trarne profitto commerciale. Sì, è davvero affascinante. Lo sport spesso riflette valori sociali come il lavoro di squadra, la competizione e la perseveranza. Esatto.
Credo che sia per questo che lo sport può essere uno strumento di marketing così potente. Evoca emozioni forti e lealtà. Certamente, gli inserzionisti possono attingere a questa passione, facendo sì che i loro prodotti incontrino maggiormente l'interesse dei consumatori. Mi chiedo come si sia evoluta questa connessione nel corso degli anni, soprattutto con l'avvento dei social media. I social media hanno cambiato radicalmente le regole del gioco. Permettono ai fan di interagire con i loro atleti e marchi preferiti in tempo reale. È vero. Crea un senso di comunità, rendendo le persone più propense a sostenere sia lo sport che i marchi associati. Anche gli influencer svolgono un ruolo importante in questo. Possono influenzare le decisioni di acquisto con le loro sponsorizzazioni. Certo. È incredibile come la sponsorizzazione di un singolo atleta possa incrementare le vendite e la visibilità del marchio. Lezione 12. Esibirsi in pubblico. Ti sei mai esibito in pubblico? Sono sempre stato curioso di sapere com'è quell'esperienza. Sì, l'ho fatto. Mi sono esibito in eventi locali ed è stato allo stesso tempo esaltante e snervante. Posso solo immaginarlo. Che tipo di performance hai fatto? Ho cantato in un talent show locale. L'energia del pubblico era incredibile e mi ha davvero motivato. Sembra fantastico. Eri nervoso prima di salire sul palco? Oh, certo. Ma una volta che ho iniziato a cantare, la mia tensione è sembrata svanire. Davvero stimolante. È bello sapere come la passione possa aiutare a superare l'ansia. Esatto. Credo che anche entrare in contatto con il pubblico faccia un'enorme differenza. Il loro sostegno ti dà energia. Da allora hai fatto altre esibizioni? Mi piacerebbe sapere come si è evoluto il tuo percorso. Lezione 13. Produttività al mattino. Penso che il mio momento più produttivo sia la mattina presto. In quel momento mi sento così energico e concentrato. Interessante. Ho sentito molte persone dire che anche loro riescono a lavorare meglio la mattina. È come se il mondo fosse più tranquillo e potessi davvero concentrarmi senza distrazioni. Capisco. Hai una routine specifica che ti aiuta a massimizzare la tua produttività mattutina? Sì, di solito inizio con un po' di stretching leggero e una colazione sana per dare energia al mio cervello. Ottima idea. Iniziare la giornata con una buona alimentazione può dare un tono positivo a tutto ciò che seguirà. Esatto. Ho anche scoperto che pianificare i miei compiti la sera prima mi aiuta a partire subito. Sembra una buona idea. Avere un piano chiaro può sicuramente aiutare a mantenere concentrazione e motivazione. Certamente. Cerco di affrontare prima i compiti più impegnativi, finché ho la mente ancora fresca. Lezione 14. Prevedibilità e pianificazione. È vero, ma a volte la situazione può essere imprevedibile. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è che i nostri piani vengano rovinati a causa di circostanze impreviste. Sono completamente d'accordo. La vita ha sempre i suoi imprevisti, non è vero? Sì, e può essere piuttosto frustrante quando ci si impegna così tanto per organizzare qualcosa. Esatto. Penso che sia importante avere un piano di riserva nel caso in cui le cose non vadano come previsto. Questo è un approccio intelligente. La flessibilità può davvero aiutare a ridurre lo stress quando le cose cambiano inaspettatamente. Certamente.
Si tratta di adattarsi e trovare soluzioni alternative quando ci si trova di fronte a delle sfide. Ammiro le persone che sanno pensare in fretta e gestire l'imprevedibilità con grazia. Anch'io. È un'abilità preziosa che può fare un'enorme differenza nel modo in cui affrontiamo le sorprese della vita. Credo che tutto consista nel mantenere un atteggiamento positivo, anche quando le cose non vanno come previsto. Lezione 15. Wimbledon e giocatori professionisti. È interessante notare come Wimbledon abbia permesso ai professionisti di partecipare subito dopo l'inizio del tour di King. Ciò ha cambiato il panorama del tennis. Sì, è proprio così. L'arrivo dei giocatori professionisti ha portato un nuovo livello di competizione ed entusiasmo in questo sport. Immagino. Vedere i migliori giocatori del mondo competere in eventi prestigiosi deve essere emozionante per i tifosi. Assolutamente sì. Ha elevato il profilo del tennis e lo ha reso più attraente per un pubblico più vasto. Mi chiedo come questo cambiamento abbia influenzato lo sviluppo dei giovani giocatori di oggi. Probabilmente ha ispirato molti a dedicarsi seriamente al tennis, sapendo che possono sognare di giocare a livelli così alti. È vero. La visibilità dei migliori giocatori può motivare i giovani atleti a impegnarsi e migliorare le proprie capacità. Inoltre, arricchisce la storia di questo sport, con partite leggendarie di cui i tifosi parleranno per generazioni. Adoro le storie che si sviluppano durante i tornei, aggiungono un tocco personale alla competizione. Lezione 16. Dove stai andando? Certo, sarò felice di aiutarti. Dove vuoi arrivare esattamente? Spero di riuscire a visitare la nuova mostra d'arte in centro, ne ho sentito parlare molto bene. Sembra fantastico. Hai bisogno di indicazioni stradali o conosci la zona? Non ho molta familiarità con la questione, quindi potrei sicuramente aver bisogno di qualche consiglio. Qual è il percorso migliore da seguire? Proseguendo dritto lungo questa strada, si arriva alla piazza principale e da lì il cammino è breve. Molto utile. Ci sono punti di riferimento a cui dovrei prestare attenzione lungo il percorso? Sì, passerete davanti a una grande libreria sulla sinistra, è difficile non vederla. La mostra è solo un isolato dopo. Fantastico! Adoro visitare le librerie, quindi potrei fermarmi qui durante il mio viaggio. Vale la pena visitare la mostra? Assolutamente. Gli artisti presentati sono molto rinomati e le loro opere sono incredibilmente stimolanti. Lezione 17. Una rivisitazione dei grandi atleti. Hai sentito come sono state discusse le carriere di Martina Navratilova e Florence Griffith-Joyner in una recente rivisitazione? Sì, l'ho fatto. È affascinante come i loro successi continuino a suscitare dibattiti su sport e talento. Penso che sia importante sottolineare il loro contributo, soprattutto perché hanno abbattuto così tante barriere nell'atletica. Assolutamente. L'impatto di Navratilova sul tennis e la velocità di Griffith-Joyner nell'atletica leggera sono leggendari. È interessante vedere come vengono percepite oggi le loro eredità rispetto a quando erano attivamente in competizione. Sì, la percezione della società è cambiata ed è confortante vedere che questi atleti ottengono il riconoscimento che meritano. Sono d'accordo. Le loro storie ispirano le generazioni future a perseguire i propri sogni, nonostante le sfide.
Esatto. Ed è fondamentale avere conversazioni che rendano onore al loro duro lavoro e alla loro dedizione allo sport. Mi chiedo se questa riconsiderazione porterà a maggiori discussioni sulla parità di genere nell'atletica. Lezione 18. Restauro di vecchi edifici. Hai mai pensato a quanto sia possibile restaurare edifici antichi? Ci sono così tanti tesori storici là fuori. Sì, certo. È incredibile pensare che alcuni architetti siano disposti ad affrontare progetti così impegnativi. Giusto. Restaurare vecchie strutture non solo preserva la storia, ma restituisce anche vita alle comunità. Esatto. È come dare nuova vita a edifici che raccontano storie del passato. Mi chiedo quali sfide debbano affrontare gli architetti quando lavorano a questi progetti di restauro. Ce ne sono molti, dalla garanzia dell'integrità strutturale alla ricerca di materiali che corrispondano al progetto originale. Sembra complicato, ma deve essere gratificante vedere il risultato finale. Assolutamente sì. Ogni edificio restaurato ha il suo carattere, che contribuisce al fascino del quartiere. Inoltre, spesso stimola le economie locali attirando turisti e nuovi residenti. Lezione 19. Cose da fare. Sai, mi sono reso conto che ci sono tantissime cose da fare qui intorno, soprattutto ora che il tempo sta migliorando. Sono completamente d'accordo. È il momento perfetto per affrontare alcune di queste faccende, come cambiare le lenzuola e riordinare. Sì. Delle lenzuola pulite possono fare davvero la differenza, ma a volte sembra una lista infinita di faccende da fare. Capisco cosa intendi. È opprimente pensare a tutto quello che c'è da fare. Esatto. Ma una volta iniziato, spesso è appagante spuntare le cose dalla lista. È vero. Forse possiamo motivarci a vicenda per fare le cose questo fine settimana. Sembra un piano. Possiamo rendere divertente e gratificante completare tutto ciò che è sulla nostra lista. Sì, e magari potremmo festeggiare dopo con una bella cena o una serata al cinema. Mi piace tantissimo questa idea. Ci darà qualcosa da aspettare con ansia dopo tutto questo duro lavoro. Lezione 20. Un ricordo di danza. Non crederai a cosa è successo alla festa di ieri sera. Un uomo ha chiesto a mia madre di ballare. Davvero? Sembra un momento davvero divertente. Tua madre deve essere stata felicissima. Davvero. È una ballerina molto brava ed è stato bello vederla divertirsi. Che bello! Ballare può essere un modo davvero gioioso per entrare in contatto con gli altri. Assolutamente. Credo che le abbia riportato alla mente un sacco di bei ricordi di quando era più giovane. Immagino. È bello vedere i genitori lasciarsi andare e divertirsi così. Sì, mi ha ricordato quanto sia importante apprezzare quei momenti insieme. Certamente. Sono queste piccole esperienze che creano legami duraturi all'interno di una famiglia. Sono felice di essere stato lì ad assistere a tutto questo, ha reso la serata ancora più speciale. Lezione 21. Ritornare alla musica. Oh, dovresti ricominciare. Suonare uno strumento è così appagante e porta tanta gioia. Lo so,
Suonavo sempre il pianoforte e mi manca molto quello sfogo creativo. Non è mai troppo tardi per ricominciare. Scommetto che lo riprenderesti subito e lo apprezzeresti tanto quanto prima. È vero, ricordo quanto fosse rilassante giocare e quanto mi aiutasse a esprimere i miei sentimenti. Esatto. La musica ha il potere di connetterci alle nostre emozioni in un modo unico. Penso che inizierò a provare alcune delle mie canzoni preferite, questo potrebbe darmi la giusta motivazione. Sembra un'ottima idea. Suonare le canzoni che ami può riaccendere la passione per la musica. Sì, e forse potrei anche unirmi a un gruppo locale o seguire qualche corso per incontrare altri musicisti. Sarebbe fantastico. Collaborare con altri può rendere il gioco ancora più divertente. Lezione 22. Rispetto delle scadenze. Con la loro assenza, non saremo in grado di completare il progetto nei tempi previsti, il che è preoccupante. Lo so, ci mette un sacco di pressione addosso, perché dobbiamo farci carico del lavoro e rispettare le scadenze. Esatto. Abbiamo bisogno del contributo di tutti per garantire che il progetto abbia successo e soddisfi i nostri standard. È frustrante perché abbiamo tutti lavorato duramente e non rispettare le scadenze può compromettere la nostra reputazione. Sì, ed è fondamentale comunicare con il team eventuali ritardi per gestire le aspettative. Sono d'accordo. Forse dovremmo discutere su come ridistribuire i compiti in modo da non perdere di vista il risultato. Ottima idea! Collaborare per trovare una soluzione ci aiuterà ad andare avanti in modo più efficace. Inoltre, possiamo incoraggiare coloro che sono assenti a recuperare una volta tornati in squadra. Assolutamente sì! È importante sostenersi a vicenda, soprattutto nei momenti difficili. Lezione 23. Cambiare prospettiva. L'argomento delle persone che hanno avuto rapporti sessuali prima del matrimonio sta diventando sempre più aperto, non credi? Sì, è interessante come siano cambiate le opinioni della società, consentendo discussioni più approfondite su tali comportamenti. Esatto. Sembra che ora ci sia meno giudizio e le persone siano più aperte ad accettare le scelte individuali. Sono d'accordo. Questa apertura può portare a conversazioni più sane sulle relazioni e sul consenso. È importante creare un ambiente in cui le persone si sentano a proprio agio nel discutere delle proprie esperienze. Assolutamente sì. L'istruzione e la comprensione possono aiutare a ridurre lo stigma attorno a questi argomenti. Mi chiedo come questo cambiamento di prospettiva influisca sulle generazioni più giovani e sul loro punto di vista, sulle relazioni. Probabilmente li incoraggia a essere più onesti e comunicativi con i loro partner, il che è essenziale. Sì. Le discussioni aperte possono portare a relazioni più sane e a una migliore comprensione dei valori personali. Lezione 24. Problemi relativi ai prodotti agricoli. È un peccato vedere quanta produzione agricola venga talvolta lasciata marcire. È un problema serio in posti come St. Catharines, in Ontario. Sì, è proprio così. È frustrante vedere così tanto potenziale spreco di cibo quando ci sono persone in difficoltà. Esatto. Credo che sistemi di distribuzione migliori potrebbero contribuire a garantire che i prodotti freschi raggiungano chi ne ha bisogno. È vero, molti commercianti stanno lavorando duramente per trovare soluzioni, ma il problema è complesso.
Mi chiedo quali siano le sfide specifiche che i commercianti locali devono affrontare per portare i loro raccolti sul mercato. Potrebbero esserci problemi logistici, come il trasporto o lo stoccaggio, che rendono difficile vendere tutto in tempo. Sì, e anche i cambiamenti stagionali possono influenzare l'offerta e la domanda, facendo sì che i raccolti in eccesso restino invenduti. È un ciclo difficile ed è essenziale trovare modi innovativi per ridurre gli sprechi nel settore agricolo. Sono d'accordo. Le iniziative comunitarie potrebbero svolgere un ruolo significativo nell'affrontare queste sfide in modo efficace. Lezione 25. Supporto per gli assistenti didattici. Molte cose possono risultare opprimenti quando hai un assistente didattico che deve stare sempre con te. Immagino. Deve essere una sfida avere qualcuno costantemente presente mentre si cerca di imparare o di concentrarsi. Esatto. A volte vorrei solo un po' di spazio per pensare in modo indipendente, senza sentirmi osservato. È comprensibile. È importante trovare un equilibrio tra supporto e spazio personale durante l'apprendimento. Sì, e anche se avere assistenza è utile, troppa può risultare soffocante, soprattutto durante le attività creative. Sono d'accordo. È fondamentale che gli studenti abbiano la libertà di esplorare idee e commettere errori da soli. Mi chiedo se ci siano modi per strutturare il supporto in modo che risulti meno invadente. Sì, forse i check-in programmati anziché la presenza costante potrebbero garantire un equilibrio migliore. Sembra un'idea fantastica. Permetterebbe agli studenti di sentirsi supportati, pur lasciando loro la libertà di crescere. Lezione 26. Stelle e miti. Ti sei mai chiesto come le persone o gli animali siano diventati stelle nel cielo, come Orione, il potente cacciatore, che insegue il toro? Sì, è un argomento davvero affascinante. Le storie dietro le costellazioni sono spesso ricche di avventura e simbolismo. Esatto. Orione è raffigurato come un cacciatore e il suo inseguimento del toro aggiunge un'emozionante dinamica al cielo notturno. Adoro il modo in cui questi miti riflettono le esperienze e le emozioni umane. Ci offrono un modo per entrare in contatto con il cosmo. Vero? È incredibile pensare che le culture antiche usassero queste storie per spiegare i fenomeni naturali. E spesso servivano come mezzo per impartire lezioni o trasmettere valori alle generazioni più giovani. Sì, la narrazione è uno strumento potentissimo per trasmettere la conoscenza. Hai una costellazione preferita? Sono particolarmente affezionato alle Pleiadi. Il modo in cui queste stelle si raggruppano è così bello e misterioso. Le Pleiadi sono meravigliose. Ci ricordano la bellezza della natura e le meraviglie dell'universo. Lezione 27. Deliziosi tacos al pastor. Devo dire che i deliziosi tacos al pastor sono uno dei miei piatti messicani preferiti. Sono semplicemente incredibili. Sono completamente d'accordo. La combinazione di maiale marinato, ananas e quelle spezie fantastiche è semplicemente imbattibile. Sì. Il modo in cui i sapori si fondono è un capolavoro culinario. Hai mai provato a prepararli a casa? Io sì, è un processo divertente, ma niente batte il sapore autentico che si può trovare da un venditore ambulante. Vero. C'è qualcosa di speciale nel gustarli appena grigliati, soprattutto con una spruzzata di lime. Esatto,
Inoltre, l'atmosfera vivace di un chiosco di tacos arricchisce ulteriormente l'esperienza. Hai un posto preferito in cui mangiare i tacos al pastor? C'è un piccolo posto in centro che li prepara alla perfezione. La carne è così tenera e saporita. Sembra fantastico. Devo assolutamente provarlo. Adoro scoprire nuovi posti dove mangiare. Lezione 28. Controllo delle notifiche. Lo so, vero? Non riesco a stare un'ora senza controllare le notifiche del telefono, è quasi una dipendenza. Davvero? Ci siamo così abituati agli aggiornamenti istantanei che essere disconnessi ci sembra strano. Esatto. A volte mi chiedo come facessero le persone prima che gli smartphone diventassero così diffusi. Penso che sia tutta una questione di equilibrio. Restare connessi è fantastico, ma dovremmo anche prenderci delle pause dai nostri schermi. Giusto. Ho cercato di impostare orari specifici per controllare il telefono invece di guardarlo continuamente. È un approccio intelligente. Può aiutare a ridurre l'ansia e a migliorare la concentrazione su altre attività. Certo. Ho scoperto che quando non sono incollato al telefono, riesco ad apprezzare molto di più le conversazioni e le esperienze. Assolutamente sì. Inoltre, ci permette di stabilire legami più profondi con le persone che ci circondano, il che è inestimabile. Sì. Penso che dovremmo sfidarci a ritagliarci dei momenti senza telefono durante la giornata. Lezione 29. Rinvaso delle piante. Come faccio a capire se è il momento di rinvasare le mie piante? Ho notato che le radici fuoriescono dal fondo del vaso. È un chiaro segno. Se vedi spuntare le radici, è decisamente il momento di valutare di dare alle tue piante una casa più grande. Ho sentito dire che rinvasandoli si può dare loro più spazio per crescere, ma sono un po' nervoso per questa procedura. È comprensibile. Siate delicati quando togliete la pianta dal suo vaso attuale e cercate di non danneggiare le radici. Ha senso. Dovrei usare terriccio fresco quando rinvaso? Sì, certamente. Il terreno fresco fornisce alla pianta i nutrienti di cui ha bisogno per prosperare nel suo nuovo spazio. Ottimo. Mi assicurerò di scegliere il tipo di terreno giusto per la pianta specifica che sto rinvasando. È una decisione saggia. E non dimenticare di annaffiarla bene dopo, per aiutarla ad ambientarsi. Grazie per i consigli. Ora mi sento più sicura riguardo al rinvaso. Lezione 30. Sessioni e raccomandazioni. È affascinante. Hai già partecipato a qualche sessione? Mi piacerebbe conoscere la tua esperienza. Sì, le sessioni a cui ho partecipato sono state incredibilmente istruttive e coinvolgenti, e ho imparato tantissimo. Sembra fantastico. Ci sono stati argomenti particolari che ti hanno colpito? Sì, una sessione si è concentrata su metodi di insegnamento innovativi e mi ha davvero aperto gli occhi su nuove possibilità. Fantastico. Credo che esplorare tecniche diverse possa davvero migliorare l'esperienza di apprendimento degli studenti. Assolutamente. Ho preso un sacco di appunti e non vedo l'ora di mettere in pratica alcune idee nella mia pratica. Mi piacerebbe sapere di più su ciò che hai imparato, magari potremmo parlarne prendendo un caffè. Mi piacerebbe molto. È sempre bello condividere idee e ispirarsi a vicenda.
Certo. Inoltre, sono interessato a partecipare ad altre sessioni, avete consigli?